Ciao a tutti, benvenuti in questo gruppo di video lezioni dedicate al ritratto. Andremo a vedere un ritratto eseguito dalla prima pennellata fino alle rifiniture. Incominciamo dalla disposizione dei colori che utilizzeremo per tutto il dipinto. Abbiamo un nero d'avorio che disponiamo in basso a sinistra rispetto alla nostra tavolozza. Il disegno preparatorio, come vedete, l'abbiamo già eseguito precedentemente. Se siete interessati ad approfondire le tecniche di disegno preparatorio, vi consiglio di andarle a vedere nel gruppo di video lezioni sulle tecniche pittoriche. Adesso disponiamo sulla tavolozza un rosso caldo, è un rosso di cadmio chiaro e sarà il nostro rosso di riferimento per le tinte più calde. Dopodiché andiamo a mettere il rosso primario, che come vedete è un rosso che tende un po' più al violetto. Adesso andiamo a disporre sulla tavolozza un giallo, ed è un giallo caldo. È un giallo di cadmio scuro o giallo indiano. A volte ha nomi differenti, ma il concetto è che debba essere un giallo molto caloroso, molto caldo. Come vedete a fianco abbiamo un altro giallo che si distingue perché è un po' più acido e quello è il giallo primario o giallo limone. Abbiamo messo a fianco al giallo primario il bianco, che è il nostro colore più importante, quindi ne abbiamo messo anche di più sulla tavolozza in abbondanza, ed è il bianco di titanio. A fianco al bianco di titanio abbiamo messo il verde vescica, che ci servirà poi per dare alla pelle una gradazione più verdastra. Vedremo poi come fare. In questo momento andremo a creare una tavolozza per la pelle. Quindi vedremo questa sfumatura che stiamo per creare, che è come una scaletta di aiuto per poi andare a recuperare i colori più velocemente possibile. Allora, quindi siamo partiti spandendo un po' il nero d'avorio, e adesso mettiamo del rosso. Scusate se mi sono un po' abbassato con la spatolina e il colore, il rosso primario, non vedevo esattamente dove stavo andando. Quindi abbiamo messo il rosso primario vicino al nero per cercare di fare una terra scura, un po' fredda. Invece adesso, mettendo il rosso più caldo, questo rosso di cadmio chiaro, vicino al nero, otterremo un colore terroso che ci permette quindi di creare perfettamente le tinte più scure che andremo poi a realizzare nelle ombre del nostro ritratto. Il ritratto che stiamo eseguendo non ve l'ho ancora detto, ma è un ritratto di un pittore ottocentesco che si chiama William Adolphe Bouguereau. Dopo magari diciamo qualcosa anche su di lui. È un ritratto di una bambina, di questo pittore dell'Ottocento, e vedrete che è molto suggestivo, è molto bello. Proseguiamo con la tavolozza comunque. Abbiamo inserito il giallo più caldo che insieme al rosso ha dato fuori questa colorazione quasi aranciata e ci servirà per quei punti di raccordo fra le zone più scure quando incontrano le zone più chiare. Ci sarà un ponte di raccordo che vedrete è dorato, aranciato, e questo colore in qualche modo lo ricorda molto, ci servirà. Aggiungiamo un altro po' di rosso che nel frattempo l'abbiamo esaurito. Ricordiamo che è il rosso di cadmio chiaro o comunque un equivalente, non c'è bisogno per forza di avere quel colore specifico, poi ogni marca ha la sua nomenclatura, quindi se non trovate questo colore prendete comunque, se volete simulare esattamente questo tipo di tavolozza, prendete un colore che assomigli a un rosso più caldo possibile. Vedete comunque il contrasto fra rosso primario e rosso più caldo, quanta diversità c'è. Ok, allora riproviamo a creare un attimo questa terra in modo tale che ne facciamo un po' di più. All'inizio ho fatto un po' una prova, un test, ho visto che andava bene e adesso mettiamone un po' di più come quantità, così non saremo costretti ogni volta a rifarlo. Adesso aggiungiamo un po' di giallo
primario, al nostro arancio, per vedere di fare delle colorazioni un po' più chiare. Ci spostiamo quindi verso le zone luminose della pelle e noi in questo momento è come se stessimo ricreando i colori che andremo a utilizzare dopo. È ovvio che comunque è un'approssimazione, alcuni colori poi li deriveremo un po' al momento. Diciamo che ci creiamo una scaletta principale di riferimento per velocizzarci dopo nella scelta del colore. Allora, abbiamo messo, come abbiamo visto, il giallo primario vicino all'arancio che l'ha fatto diventare un po' più chiaro, e poi il bianco ce l'ha completamente illuminato e ci riportiamo un colore per i toni più chiari veramente delicato. Sembra un giallo di Napoli, se lo conoscete. Questo giallo penso che sia perfetto per le zone chiare che andremo a realizzare. Adesso andiamo a creare una variante di colore vicino al nostro colore di terra, tra il nero e il rosso, mettendo un po' di bianco, e andremo a ottenere un colore un po' rosato, ovviamente, quindi rosso con bianco, quindi non fa arancio ma fa un colore più rosato, e questo anche ci servirà come variante sul nostro ritratto qualora ci dovesse appunto servire. Stiamo quindi un po' costruendo questa mappa e vediamo che nelle zone vicino al collo, sotto il mento, ma anche in altre zone del viso, per esempio un po' sulla fronte, e, per non parlare poi del vestito, abbiamo delle zone verdastre, quindi ci ricreiamo un po' anche qui alcune tinte che ci potrebbero in qualche modo servire dopo. Adesso andiamo ad approfondire un pochino delle tinte più dorate che ritroviamo comunque spesso nel dipinto. Vediamo quindi con il rosso di cadmio sempre, più un po' di arancio, come andiamo, e un po' di nero, come andiamo a ricreare questo colore che ci porta quindi su una colorazione terrosa un po' sporca. Quindi stiamo creando uno spettro di colori dorati, quindi dallo scuro, quindi dal colore dorato più scuro, terroso più scuro, fino a una colorazione intermedia che si ottiene mettendo più questo colore aranciato, questo giallo così molto caldo che sembra arancione. Vedete come si va a creare un colore dorato scuro, sembra un colore di terra di Siena. E adesso andremo a schiarirlo. Mettendo del giallo primario in modo tale che questo giallo un po' più chiaro ci porta delle tonalità più accese sul nostro colore generale di terra dorata. Ecco, siamo pronti per partire. Abbiamo disposto tutti i nostri colori, le nostre gradazioni. Potrete notare quindi le affinità con l'immagine già. E adesso andiamo a disporre il primo colore, che è un colore di terra aranciato, dorato. Andiamo a disporlo nell'occhio sinistro. Di solito per i destri, per chi usa la mano destra, si parte nella zona in alto a sinistra. Di questa zona in alto a sinistra noi andiamo a individuare la zona più sensibile del dipinto, la più interessante, che è l'occhio. Secondo me in un viso l'occhio è la parte sicuramente più affascinante da risolvere. Quindi siamo partiti dall'occhio sinistro e abbiamo deciso di utilizzare una colorazione dorata. Questa colorazione dorata scura è quel colore che vi dicevo che fa un po' da ponte nelle tonalità più scure per poi arrivare a un colore leggermente più dorato aranciato dopo, che fa un po' da ponte con
tra i colori più scuri che andremo a mettere dopo e i colori più chiari. Quindi andiamo a disporre questa colorazione ovunque vediamo delle zone scure. Quindi è come se dovessimo in qualche modo andare a coprire con una colata unica tutto quello che è più scuro. In questo momento quindi abbiamo preso la zona delle palpebre, quindi abbiamo fatto la linea della palpebra superiore, come vedete, che è molto scura, e poi abbiamo fatto la linea sotto, inferiore, dove c'è quest'ombra, la solita ombra che poi si getta sulla zona dell'occhio. Ecco, tutta questa parte qui, questa banda, siamo andati a coprirla. Adesso andiamo sulla parte destra dell'occhio. In questa parte destra pure ritroviamo quindi delle zone dorate, scure, e andiamo a coprirle tutte. Questo, diciamo, è un primo step, un primo passaggio che è di supporto per le fasi successive. Qual è il problema generale? Il problema generale è che se noi andassimo a mettere del nero subito, o un colore comunque molto molto scuro, quando poi andiamo a applicare le tinte chiare giallastre, l'incontro fra questi due colori, il nero e il giallo, ci va a sporcare il tutto, e quindi quando andremo a sfumare si creerà una zona intermedia grigiastra che darà una sensazione proprio di sporco a tutto il dipinto, a tutta la zona che stiamo dipingendo. Quando vedete che la vostra superficie pittorica vi sembra un po' sporca, cioè che vi dà un'idea non di qualcosa di ben fatto, ma c'è qualcosa che non vi torna, vi sembra che la pelle non abbia dei toni corretti, spesso è anche per questa ragione qua, perché si vanno a sporcare troppo e diventano grigiastri. Per evitare questo, noi cerchiamo di creare questi collegamenti, questi ponti di colore tra quindi lo scurissimo e il chiaro. In questo caso un colore di terra scura dorata è perfetto. Adesso, come vedete, essendo una zona scurissima centrale che non ha incontri con altre parti, lì la vado un po' a riempire un po' più scura. E anche un po' per vedere meglio questo contrasto, perché è anche importante vedere alla fine l'impatto che ha il colore, il peso che ha il colore scuro rispetto al colore chiaro. Andiamo a riempire con questo pennellino piccolo. Vedrete che questo pennello lo utilizzerò per tutto il dipinto. Non è stata una scelta premeditata. Diciamo che mi piace utilizzare dei pennelli piccoli, a volte un po' più a punta, a volte un po' più grossi, un po' più tondi, un po' più quadrati, dipende. In ogni caso l'importante è che sia un pennello piccolo. In questo caso ho scelto un pennello che era un po' rovinato, perché secondo me questo pittore aveva un po' questa caratteristica che andava a strofinare i colori, facendoci vedere, scoprendoci la superficie sotto della tela, quindi sfruttava il sotto della tela per creare un movimento, dinamicità alla colorazione. Per farlo quindi ho scelto un pennello un po' più rigido, quindi leggermente rovinato, un po' più rigido, in modo tale che quando vado a spennellare non è una pennellata dolce che mi sfuma tutto, mi collega tutto, ma invece mi collega, mi tira su, cioè mi va a sfregare il fondo e in qualche modo mi scopre quello che c'è sotto, cioè non diventa una colorazione troppo uniforme, troppo compatta. Allora, proseguiamo sempre con questo colore dorato scuro, l'abbiamo messo sotto la palpebra inferiore, come vedete abbiamo incominciato a impostare questa zona, questa banda scura, e adesso andiamo sopra la palpebra superiore. Questa è una delle zone, secondo me, più difficili del dipinto, perché dobbiamo stare attentissimi a non perdere il disegno. Quindi, quando vi ritroverete voi a fare il vostro esemplare di ritratto, spero che lo facciate perché può essere veramente un esercizio perfetto farlo insieme a me, troverete che
È probabile che quando andate a disporre queste colorazioni, in questi punti particolari come la palpebra, le linee si muovono, cioè il colore lo andate a mettere, pensate che sia perfetto, ma vi sta sconvolgendo un po' le linee guida della zona che state facendo. In questo caso la palpebra, come vedete, ha questa linea che si spezza, non è proprio tonda, è abbastanza curva, ma si spezza a un certo punto e per poi ritornare in giù. E bisogna stare attenti perché si può perdere completamente questa angolazione, può diventare tutto curvo, si può ingrandire, si può ridurre. Quindi io vi consiglio sempre, come priorità assoluta, non perdete il disegno, tenetelo sempre a bada, perché è la nostra ancora di salvezza, cioè la cosa più importante di tutti. Fidatevi, cioè potete fare anche un chiaroscuro perfetto, potete fare dei colori perfetti, ma se il disegno si deforma, a meno che voi non lo scegliate di fare, allora diventa veramente un casino, diventa mostruosa la figura che state facendo. Quindi attentissimi al disegno. Non è facile, però vi consiglio tanto di guardare molto, soprattutto all'inizio guardate molto quello che state facendo e dipingete poco. È importante scegliere quello che dobbiamo fare, capire, programmare e poi dipingere. Questa è una cosa fondamentale. Ovviamente con gli anni l'esperienza diventa tutto un po' automatico perché i ragionamenti sono molto veloci che uno fa, sviluppa tantissime cose che vede, tanti processi diventano istintivi e quindi è immediato, uno vede, percepisce 1000 informazioni e poi subito le va a gettare sulla tela. Ma invece per uno sguardo un po' più inesperto ci vuole un po' più di tempo e quindi bisogna andare un po' più con calma, guardare e poi dipingere. Eccoci, allora, cosa abbiamo fatto adesso? Siamo andati a riempire la zona dell'arcata sopraccigliare, dell'orbitale dell'occhio, quindi sinistro, sotto il sopracciglio, con questa colorazione, come vedete che ci è servita prima, che abbiamo fatto, doratina. Quindi siamo entrati un po' nella zona dei toni medi. Questo colore qui ce lo ritroveremo spesso in giro, questo colore dorato. Quindi è bene che incominciamo a familiarizzarlo un po'. Andiamo a disporre quindi con precisione questo colore sotto la palpebra dell'occhio, come vedete. Cerco di utilizzare quindi il pennello con delle piccole pennellate, a volte anche un po' strofinandolo un pochino, sempre per il discorso che vi dicevo prima, per lasciare qualche traccia un po' della pennellata e non fare una colorazione troppo uniforme. Eccoci qua, siamo arrivati alle tonalità ancora più chiare, questo è un tono medio chiaro, tendente poi ai gialli più chiari che utilizzeremo, che ci va da fare da raccordo alla porzione di pelle luminosa che poi dopo andremo a disporre in una gran parte del viso. Prima di arrivare a questa parte, quindi, abbiamo questa fascettina giallo caldo, che va un po' insomma a incorniciare questa zona media di colore della palpebra medio scura.